Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò un sistema semplice ma efficace per dare acqua correttamente alle piante di peperoncino. Nei mesi estivi, quando le temperature si fanno insopportabili, anche le piante inizieranno a soffrire e richiederanno più acqua. Ma attenzione, perché proprio in questi mesi di caldo estremo, un'errata irrigazione potrebbe stressare ulteriormente le piante, compromettendone la fioritura e quindi la fruttificazione. Questa pianta è una rocoto della specie Pubescens, piante originarie delle Ande. Tra le piante di peperoncino sono quelle più resistenti alle basse temperature. Dunque, per queste piante è ancor più importante prestare attenzione nei periodi caldi. Una cosa molto importante da fare per ridurre lo stress è di utilizzare la pacciamatura. Io mi trovo molto bene con la corteccia di pino, che oltretutto durante l'irrigazione rilascerà anche delle sostanze nutritive. Ma la cosa più importante è che farà evaporare meno l'acqua contenuta nel terriccio, riducendo ulteriormente lo stress per la pianta e riducendo il quantitativo di acqua che dovremo dare. Ci sono svariati sistemi per capire se le piante hanno sete. Tra questi, quello più famoso è quello di inserire un dito scavando nella superficie e cercando di capire l'umidità del terriccio. Però col dito difficilmente riusciremo ad arrivare fino in fondo, dove il terriccio potrebbe essere zuppo. Sentendolo asciutto in superficie, erroneamente daremo acqua, rischiando così di causare il tanto temuto marciume radicale che potrebbe portare addirittura alla morte delle piante. Dunque, il miglior sistema per capire quando è ora di dare acqua alle piante sta nel soppesare il vaso. Ma come facciamo a capire il peso che deve avere il vaso per sapere se è ora di dare acqua oppure no? Un sistema rapido consiste nel prendere due piante, una che ha le foglie flosce, che si vede chiaramente che ha sete e lo si sente anche dal vaso estremamente leggero. L'altra invece con le foglie belle erette, che si vede chiaramente che non ha sete e con un vaso nettamente più pesante. Logicamente i due vasi devono essere della stessa grandezza. Adesso soppesate i vasi prendendone uno con la sinistra e l'altro con la destra e sentite il peso di entrambi. Così facendo vi accorgerete subito che uno è più leggero dell'altro. Adesso memorizzate bene il peso del vaso più leggero. Ed ora in poi dovrete sempre soppesare i vasi prima di dare acqua. Io tutti i vasi leggeri li segno con un bastoncino, così che poi non mi dimenticherò quali sono quelli che vanno bagnati. Logicamente non c'è bisogno di attendere fino a quando la pianta abbia le foglie flosce. Questo è un sistema estremamente semplice ma efficace per capire quando effettivamente le vostre piante hanno sete. Ma quanta acqua bisogna dare? La miglior cosa da fare è attendere che il terriccio sia bello asciutto prima di dare abbondante acqua. Per evitare il marciume radicale è meglio dare abbondante acqua raramente che dare poca acqua tutti i giorni. Seguendo questi consigli avrete anche voi piante sane e rigogliose. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti! Red Joe.